Amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Per me è sempre emozionante quando riesco finalmente a pubblicare un video di viaggio, perché sono i più belli e so che tanti di voi li stanno aspettando. E quindi eccoci qua, finalmente. Oggi è l'8 dicembre e siamo nel bel mezzo del nostro viaggio del Ponte dell'Immacolata 2025. Nella prima tappa siamo stati a Bergamo, abbiamo visitato la meravigliosa città alta e poi, dopo il pranzo che abbiamo fatto nel camper di mia sorella, a base di prodotti tipici che abbiamo acquistato qui in città, adesso partiamo per la nostra seconda tappa. Andiamo a Sondrio, come avevo già preannunciato del resto. Una città molto carina, piccola ma veramente ospitale. Seguiteci perché è sicuramente interessante e anche divertente. Andiamo! La distanza da Bergamo a Sondrio, passando per Lecco, è di 117 km, che percorriamo in circa 2 ore e 30. In effetti, oggi sarebbe l'ultimo giorno del Ponte dell'Immacolata e in giro per le strade d'Italia c'è il finimondo di traffico. Ma noi, su questa direzione, troviamo soltanto qualche piccolo rallentamento uscendo da Bergamo. Arriviamo sopra Lecco, dove prendiamo la statale 36 del lago di Como e dello Spluga e seguiamo quasi sempre in galleria quel famoso ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno e costeggiamo tutto il lago fino alla fine, sempre su strada a 2 corsie per ogni senso di marcia. E da lì finalmente imbocchiamo la Valtellina, seguendo la strada statale 38 dello Stelvio fino a Sondrio. Sondrio sorge a 307 metri sul livello del mare nella stretta gola della Media Valtellina, alle porte della Val Malenco. La città è bagnata dal fiume Adda che attraversa l'intera Valtellina da est a ovest e scorre a sud del centro abitato, e dal torrente Mallero che la attraversa da nord a sud provenendo dalla Val Malenco e che sfocia nel fiume Adda proprio in corrispondenza del capoluogo. Con un territorio comunale di 20,88 km² e con poco più di 21.000 abitanti, Sondrio risulta essere il meno esteso e il meno popoloso, dopo Isernia, tra i 109 capoluoghi di provincia italiani. Arriviamo che è già buio, ci sistemiamo nell'area attrezzata per camper, che vi mostrerò domani mattina con la luce, ed andiamo subito a fare un giro a piedi per il centro. È l'ora dell'aperitivo e la città, che troviamo sobria ma ben illuminata e addobbata per le feste, si presenta molto tranquilla, con poca gente in giro. Qui in piazza Garibaldi stanno già aspettando un scintillante 2026 e noi ci uniamo a suon di selfie a questo bello auspicio. Ammiriamo le molte vetrine accese e tra queste la nostra attenzione va tutta ai prodotti tipici. Questa è terra di pizzoccheri, un piatto tradizionale di Sondrio con una pasta di grano saraceno condita con verza, patate, burro fuso, aglio, formaggio, valtellina casera e formaggio bitto. E poi della bresaola, un affettato di carne di manzo salata e affumicata che viene tradizionalmente servita come antipasto con olio di oliva, limone e scaglie di grana. E ancora degli shat, una specialità che consiste in palline di impasto fritto ripiene di formaggio bitto e casera fuso. Sono croccanti all'esterno e filanti all'interno, mentre i vini più rappresentativi qui sono il Nebbiolo, con le principali denominazioni che includono il rosso di Valtellina DOC, il prestigioso Valtellina Superiore di OCG e l'intenso sforzato Valtellina sempre di OCG. Adesso però andiamo anche noi a farci un aperitivo e poi torniamo ai camper. Buona serata a voi! L'area sosta di Sondrio si trova in via Ezio Vanoni e si raggiunge molto facilmente uscendo direttamente dalla statale 38 e si trova subito sotto al Tennis Sporting Club Sondrio, svoltando subito prima della pizzeria Black and White, seguendo l'indicazione del parcheggio camper. L'area è su asfalto ed è sotto agli alberi in una zona verde e tranquilla.
Ai lati del viale, vicino all'ingresso, c'è un parcheggio per le auto, mentre nella parte più in fondo troviamo 6 stalli dedicati esclusivamente ai camper, dopo i quali c'è il camper service. Ieri sera, quando siamo arrivati, però c'erano delle auto parcheggiate sui posti riservati ai camper, ma una persona del luogo che abbiamo incontrato ci ha detto che chiama subito i vigili quando vede queste violazioni. Speriamo. Buongiorno ragazzi. Ecco, qui siamo all'area di sosta comunale, libera, gratuita, a Sondrio, in via Vanoni, a 1 chilometro e 300 metri dal centro di Sondrio. L'impianto di carico-scarico non è per la verità bellissimo, ma accettabile. 2 grate a terra per le grigie, però per chi ha il VC nautico la vedo dura. La grata è tanto sottile. Invece lì abbiamo lo scarico della cassetta. Anche qui però le aperture tra le sbarre sono un po' troppo strette. Non capisco perché si inventano queste soluzioni improvvisate quando esistono degli impianti di smaltimento standardizzati e ben collaudati che magari costano anche di meno. Abbiamo la casetta con la possibilità di prendere l'acqua da un rubinetto pulito e c'è il rubinetto lì. Funziona, abbiamo provato ieri. Quindi lì dentro non dovrebbe ghiacciare e non fa confusione con chi va a scaricare la cassetta. Altra cosa molto interessante, a parte 2 cestini per l'immondizia, poca cosa, comunque va bene. Abbiamo qui la possibilità di allacciare la corrente. C'è scritto C16 nel magneto termico, quindi presumo che tenga 16 A, un'enormità, sono 3 kW l'uno. Ci sono soltanto 2 prese per la corrente, la nostra è quella con il cavo arancio, mentre l'altra è di un altro camper in sosta. Poi, per allacciare il camper di mio cognato, abbiamo fatto il parallelo usando un'apposita presa che abbiamo sempre con noi. Oltre il camper service si apre un parco attrezzato con i tavoli per picnic e una fontanella dell'acqua. Da qui si possono raggiungere i campi da tennis ed il bar-ristorante del club. E subito fuori c'è anche una bella pizzeria. Supermercato, MD, ma ce n'è un altro ancora più avanti lì. Usciamo dai camper e ci incamminiamo verso il centro. Con una bella passeggiata di 1300 metri raggiungiamo facilmente la centralissima piazza Garibaldi. Natale Sondrio, dove ieri sera ci siamo fatti le foto con il 2026 e poi abbiamo preso l'aperitivo. Garibaldi. Da qui ammiriamo sulla collina l'ex convento di San Lorenzo, situato nella frazione di Sant'Anna. Il convento rappresenta uno dei luoghi storici più affascinanti della Valtellina, un connubio perfetto tra spiritualità, cultura e viticoltura, immerso tra i terrazzamenti del Nebbiolo che caratterizzano il paesaggio della valle. A seguito delle soppressioni napoleoniche, il convento passò al demanio ed oggi è di proprietà di una importante casa vinicola che ha recuperato l'antico vigneto e valorizzato il complesso, riportando alla luce la sua vocazione agricola e spirituale. Riprendiamo la nostra passeggiata lungo gli eleganti e tranquilli viali del centro. Finché arriviamo al Duomo, l'insigne collegiata arcipretale plebana dei Santi Gervasio e Protasio. È tra le più antiche chiese della Valtellina e già nel XII secolo vantava il titolo di collegiata. Entriamo nei negozi e facciamo la spesa di formaggi, pizzoccheri da portare a casa e altri prodotti tipici e poi compriamo un paio di scarpe e delle ciabatte da regalare a Natale. Arriviamo al torrente Mallero e lo attraversiamo su un ponte pedonale coperto. Affacciandoci da entrambi i lati del ponte, la vista è molto suggestiva e lo scrosciare dell'acqua impetuosa è un suono che mi concilia la calma e la comunione con il territorio.
Arrivati sulla sponda opposta ci ritroviamo in via Romegialli, immersi in un quartiere del centro molto diverso. Qui tutto appare antico ed integro. Via Romegialli, infatti, è una delle strade più caratteristiche e storiche del centro antico di Sondrio, situata proprio nel cuore della città valtellinese. In pochi intensi minuti arriviamo ancora al Mallero, che riattraversiamo su un altro ponte. Da qui la nostra attenzione è attratta dal Castello Masegra, che fa capolino da sopra la collina. Castel Masegra è una delle attrazioni più iconiche di Sondrio, situato su uno sperone roccioso che domina la città all'imbocco della Val Malenco, in una posizione strategica che lo rendeva ideale per scopi difensivi fin dal Medioevo. Presenta una pianta irregolare con torri, mura merlate e un cortile interno. Raggiungibile a piedi dal centro storico attraverso il pittoresco quartiere delle Scarpatetti, con una passeggiata di circa 10-15 minuti in salita attraverso scalini e stradine acciottolate. Dal castello si gode di una vista panoramica mozzafiato sulla città, sul fondovalle e sulle Alpi circostanti. Dal 2018 il Castello Masegra ospita il museo CAST, il Castello delle Storie di Montagna. Da qui riprendiamo la nostra passeggiata per il ritorno all'area camper, dove subito dopo il pranzo partiremo per l'ultima bellissima tappa, Tirano, la vera meta di questo viaggio in camper, perché qui domani prenderemo il trenino rosso del Bernina, che si arrampica attraverso le Alpi sulla ferrovia Retica, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Quindi ragazzi, non perdetevi il prossimo video, ci vediamo lì, ciao!